C'è una convergenza di eventi che si stanno preparando per la fine dell'estate. Mi riferisco alle azioni del Congresso ed ai libri di Elizondo e Delange che potrebbero alimentare l'opinione pubblica ed influenzare gli argomenti delle prossime presidenziali negli Stati Uniti. Il Comitato dell'Intelligence del Senato ha deciso di svolgere una revisione dell'ufficio del Pentagono AARO che sta indagando sugli UFO. Tale revisione verrà svolta dal GAO, un'organizzazione di controllo sull'operato degli enti governativi. In pratica, il GAO verifica se il lavoro svolto è conforme alla missione assegnata. Questa revisione è stata inserita nella legge annuale di spesa per il Dipartimento della Difesa per il 2025. Secondo il Comitato del Senato, l'ARO ha dato più peso alle persone indagate che agli informatori. Gli informatori hanno fornito elementi per svolgere le indagini sui progetti di recupero degli UFO, indicando anche le persone da indagare o quantomeno da ascoltare. L'ARO nella sua indagine ha di fatto smentito gli informatori difendendo gli indagati. Il Congresso aveva già dato segni di sfiducia nei confronti dell'ARO con il progetto di legge Shammer, cercando di istituire un comitato di revisione che avrebbe dovuto sostituire l'ARO nella verifica delle informazioni sugli UFO. Ma tale progetto di legge è stato bloccato da alcuni parlamentari che hanno ritenuto il comitato una duplicazione dell'ARO. I parlamentari che hanno bloccato la legge avevano evidenti legami con le forze armate. Con questa nuova legge si sta cercando di riorganizzare l'ARO in modo che il Congresso possa avere maggiore controllo sulla sua attività, poiché fino ad ora l'ARO si è dimostrato tutt'altro che trasparente, ma soprattutto ha agito solo a difesa degli interessi del Pentagono. Personalmente ritengo la pubblicazione dei documenti del progetto Kona Blu un chiaro esempio di questo comportamento fazioso dell'ARO. L'ARO ha pubblicato i documenti solo per dimostrare che i progetti di ricerca sugli UFO si basano sul nulla, poiché sono stati avviati dai soliti credenti negli UFO. Sicuramente non troveremo nulla di interessante nel progetto Kona Blu. Se la nuova legge del Congresso supererà il voto senza essere modificata, serviranno diversi mesi prima di ottenere qualche risultato. Ma al Congresso i parlamentari Luna e Barchet stanno lavorando per ottenere altre audizioni sul tema UFO. Probabilmente a settembre ci saranno novità. Stanno per uscire i libri di Elizondo e Delange. Ecco le parole di Elizondo a proposito del suo libro che dovrebbe uscire in agosto. Questa è una rappresentazione accurata degli eventi così come sono accaduti. Questo libro è stato sottoposto a una revisione della sicurezza del governo degli Stati Uniti durata 9 mesi e ho chiesto a un membro senior dell'AATIP di rivedere il manoscritto per garantire che tutto fosse esatto e autentico. Questa è più della mia storia, è la nostra storia e l'ho scritta per voi, il pubblico, in modo che non ci siano dubbi su con cosa abbiamo a che fare e cosa potrebbe portare il futuro. Dopo averlo letto, penso che sarà chiaro perché questo argomento è così incredibilmente importante. Finalmente riusciremo a capire che tipo di incarico aveva Elizondo nel progetto AATIP e la relazione con il progetto finanziato dal governo per la ricerca nello Skinwalker Ranch. Il libro di Delange e Levenda Secret Machine 3 uscirà a settembre. Si tratta del terzo ed ultimo libro della trilogia Secret Machine. In questi mesi stiamo percependo gli effetti del cambio di paradigma negli ambienti scientifici. Alcuni ricercatori di Harvard hanno svolto uno studio sulla presenza di criptoterrestri ed un gruppo di astronomi ha preso in considerazione le sfere di Dyson. Penso che gli ultimi mesi dell'anno saranno importanti
per questo processo di divulgazione. Considerando le decise smentite del recente rapporto del Pentagono, non possiamo contare su dichiarazioni ufficiali. Tuttavia, gli Stati Uniti si preparano per le presidenziali di novembre e gli UFO entreranno sicuramente nella campagna elettorale. Dobbiamo stare molto attenti alle dichiarazioni che emergeranno, senza dimenticare che gli informatori potrebbero rompere il silenzio usando i mezzi di informazione più imprevedibili.